Bentornati sul canale di Anime dal Mondo, io sono Alex e come sempre vi ricordo che questo è il canale per voi creativi, creative e anche modellisti, collezionisti e tutto ciò che riguarda gli anime e non, insomma, diorami, plastici, action figure, di tutto c'è su questo canale, ma se avete letto dal titolo, sì, andiamo a scoprire Mario Bros e la sorpresa. Sì, perché che cosa avrà mai? Che cosa ci sarà mai di così strano, di sorprendente in Mario Bros? Vediamolo. Mario Bros a sorpresa. Sì, ho scritto così perché un po' è così, cioè non è un clickbait o come li chiamano ora gli youtuber, ma semplicemente perché è così, perché qualche tempo fa, e non li ho ancora aperti perché volevo farlo sotto la telecamera e farveli vedere, ho trovato in un centro commerciale questi qui, che sono dei Lego legati al marchio Mario Bros. Per chi magari mastica di Lego sa che sono usciti dei set proprio appositamente dedicati a Mario Bros, anche giocabili in tutto e per tutto. A me non piacciono tanto, perché non piacciono tanto. Voi ditemi la vostra e scrivetemelo qua sotto, ditemi se magari li avete presi e vi siete ricreduti perché magari non vi piacevano e poi adesso vi piacciono, oppure come me li guarda, ma li guarda da lontano e dice non mi convincono, non mi convincono. Intanto che mettete sotto un commento, magari potete andare a vedere tutti i link che mi riguardano, quindi i social e iscriversi, che non è detto in italiano corretto, ma iscrivetevi, cliccando anche la campanella così siete aggiornati su tutti i video, mi raccomando. Ma perché sono andato a prendere questi? Perché sono dei mostriciattoli che si trovano sostanzialmente nei vari videogame proposti di Mario Bros ed erano simpatici. Allora ho detto, ciao, ce ne sono qua due, prendiamoli e buonanotte, al massimo me li tengo sulla scrivania. E ora li andiamo a vedere proprio sul mio banco perché li apriamo insieme. Apriamole insieme queste buste, mi propinco a prendere una forbicella, ne togliamo uno, in questo caso ne apriamo uno alla volta, senza tagliare, che casino che fanno. Non so cosa mi piacerebbe trovare, sì, uno mi piacerebbe trovarlo, in realtà mi piacerebbe trovare questa, la tartarughina, e come altri forse questo qui, la butto lì, spero di non trovarli doppi, ecco, mettiamolo in questo modo, vediamo che cosa ci troviamo. Oh, vediamo, è grigio, ci sono dei, questo lo mettiamo via, ci sono qua c'è ancora da tagliare, ma stavolta lo apriamo col taglierino, vediamo un po', ecco qua. Vediamo un po' che cosa ci propone. C'è questa faccetta, vediamo un po', questa faccetta che dovrebbe essere questo, credo, giusto? Sì. Vediamo un po' come si fanno, come si realizzano. Tra l'altro non c'è solo il personaggio, ma c'è anche una sorta di basetta. Sì, fantastico! Che carino, sì, mi piace, andiamo in diretta, lo facciamo qua in diretta e così ci togliamo il pensiero. Andiamo a vedere, soprattutto se non sbaglio, soprattutto perché è un po' di tempo che non faccio Lego e quindi non so se riuscirò a farlo nella maniera corretta, ma lo andiamo a costruire in diretta, proprio in diretta, signore e signori, stiamo facendo le cose in diretta e noi le facciamo in diretta perché noi siamo bravi, se non scappano i pezzi. Questo pezzo qui, questo pezzo va qui, questo pezzo va qui. Diciamo che sono molto semplici, bene o male, da fare, sono comunque Lego. Per chi ama i Lego sicuramente mi dirà, ma cosa stai facendo? No, ma non si trattano così, o magari ci sono i puristi del Lego che effettivamente, insomma, questo lo andiamo a mettere qua e indica che va messo in questo modo senza romperlo, questo modo qui,
dovrebbe essere corretto, spero. Non è corretto? Forse non è corretto, allora lo mettiamo così, ok, dovrebbe andare così. No, sto sbagliando io, va dalla parte opposta, vedete, voi non mi avvisate, c'è anche voi, però fate un po' di quella roba. La faccia invece va qua sopra e ok, quindi è un fantasmino, presumo sia un fantasmino, credo di sì, dovrebbe essere un fantasmino. Passiamo alla basetta, la basetta è questa ed è molto semplice. Così, anzi mi sposto un po' di qua così vedete anche voi le istruzioni. Se c'è qualcosa ditemelo intanto che le faccio, così almeno spiritosone. Andiamo a creare anche la basetta, vediamo un po'. Comunque è molto carino, a me piace questa cosa qua, sono veramente molto carini, piccoli, carini, belli, dai. Vediamo se riusciamo a farlo giusto. Ok, questo va qui e questo va qui per sostenere il nostro fantasmino. E ci avanza anche un pezzo. Sono riusciti anche a mettere pezzi aggiuntivi anche in questi piccoli set. Lo andiamo a mettere qua, io lo voglio mettere qua ed eccolo qua. Guardate un po', carino questo, mi piace, speriamo di non trovarlo doppio, ecco. Lo appoggio dall'altra parte e togliamo anche questo di mezzo perché voglio scoprire qual è l'altro che troviamo dentro la scatoletta. Tra l'altro qua vedete, questo è il set di partenza, se non ricordo male di aver visto, e è simpatico, insomma. Questi dovrebbero far parte, insomma, dei mostriciattoli del set, insomma, fargli fare un po' di mostriciattoli in più rispetto ai set, ecco. Andiamo a vedere cosa c'è d'altro, poi guarderò meglio se mi aggrada, ma non ne sono molto sicuro. Voi ditemi comunque sempre la vostra, perché per me queste sono le prime che prendo, anzi quelle che ho trovato in realtà, e mi hanno incuriosito e allora le ho prese. Andiamo ad aprire anche questa. Allora, intanto non ne ho beccata una, nel senso che quelle che volevo io non le ho prese, non le ho azzeccate. Ma vabbè, questi sono anche più difficili, sapete, nelle buste dei Lego, soprattutto delle minifigure, magari tastando riuscite a capire che figure è e magari riuscite a portarvi a casa quella che volete. Con questi risulta un po' difficile, forse perché ci sono questi pezzi qua che sono un po' riconoscibili, però effettivamente da fuori tu non sai che cosa c'è dentro. Adesso che hai una minima idea di quello che c'è dentro alle confezioni, perché effettivamente da qua possiamo vederlo, noi abbiamo trovato questo, e quello di prima era Ectobaldo, fantasma Ectobaldo, va bene, comunque Ectobaldo. Invece quello di adesso è questo qui e lo andiamo a fare subito, smaltiamo i pezzi perché altrimenti non si capisce nulla. Abbiamo questo, ne dovrebbe essercene un altro di questo, poi abbiamo questo che è uguale, poi abbiamo questo e pure questo che è uguale anche lui. Perfetto, poi andiamo a metterci questo e questo. Già c'ha la sua forma, carino, dai, non è proprio brutto come immaginavo, anche se comunque a me piaceva la tartaruga, è quella, insomma, quella un po' più identificativa di Mario Bros come nemico, tra virgolette, quindi secondo me era carina la cosa. O meglio, secondo me questi tight, se non mi ricordo male che si chiamino nel gergo Lego, che si trova anche dietro a questo, presumo che siano per far vedere a qualcosa che io non conosco dei set Lego di Mario Bros, per farli vedere, non so, tipo una scansione, qualcosa di simile. Ripeto, io non ne so assolutamente nulla perché
effettivamente non li ho presi, non lo so, non mi piacciono più di tanto questi set di Mario, e quindi non lo so, lascio a voi la palla, ma non mi ispirano, ecco, mettiamola in questo modo, non mi ispirano più di tanto, e la cosa non lo so, non mi piace, non mi garba. Andiamo a fare questo. Stavo sbagliando, vedete, a parlare con voi poi sbaglio, uno sbaglia. Ok, questo va qui e questo va qui, così. Dai, è simpatico, volendo è simpatico, molto largamente è simpatico. Qua addirittura ci sono due pezzi in più, forse, sì, perché uno è questo e uno è questo, e sono pezzettini in più, per cui grazie Lego che fai queste cose, e soprattutto pensi a quelli come me che magari si perdono i pezzi. Questo lo andiamo a collegare qui, questo lo mettiamo qui come dicono le istruzioni, e questo lo mettiamo qui, mentre questa, che è la via pianticella, la mettiamo qui. E questo dove lo mettiamo? Lo mettiamo sopra qua, se ci sta, ma ci starà? Sì, ci sta qui. Ed ecco qui l'altro mostriciattolo. Quindi ne abbiamo due, un fantasmino, quindi per aria, e una seppiolina che va nel mare. Com'è che si chiama? Adesso io voglio vedere, dati i nomi un po' così. Calamaco, che va bene, Calamaco, d'accordo, va benissimo. Comunque avete visto questo Mario Bros a sorpresa, perché effettivamente anche per me era una sorpresa. Ripeto, se li avete presi, se avete avuto la follia di comprare questi qua, o questi, o comunque i set Lego di Mario Bros, fatemelo sapere, perché io sono sempre un po' indeciso su questa cosa. Ma adesso passiamo ai saluti finali. Quindi siamo arrivati ai saluti finali, e io devo dire che bene o male sono contento, dai, sono cose simpatiche da tenere sulla scrivania, sono anche simpatiche. Sono in realtà sarebbero più simpatiche avendole tutte, e soprattutto vista la grandezza e ricordandomi come è fatto il Mario Bros nei set Lego, sono effettivamente alla grandezza giusta per poterci giocare. In più queste tight dietro, secondo me, guardandole così, sono differenti anche per via di qualche colore, di qualche strisciolina, quindi secondo me servono per la parte interattiva del gioco di Mario Bros nella versione Lego. Quindi io, dai, sono abbastanza soddisfatto. Cioè, tutte e due bianche. Io preferivo la tartarughina, quella con le puntine. Insomma, un po' mi si addice, quindi vabbè, cosa dire, come al solito, se ne trovo altri magari cercherò di prendere anche quelli. Però ditemi la vostra, cosa ne pensate di questo set, di questi set che sono usciti già da qualche tempo di Mario Bros. Io queste me le sono trovate così per caso e ho detto, ma guarda che curiosità, adesso le prendo. Quindi vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine, mi raccomando iscrivetevi, seguitemi, tutte le cose che ci sono qua sotto le trovate, c'è il mio negozio Amazon, c'è il negozio, tra virgolette negozio, dove potete acquistare le maglie, le felpe e tutti i gadget che ho disegnato per voi, ci sono i social, c'è tutto qua sotto, come al solito. È inutile che ve lo dica, perché tutte le descrizioni che trovate dei miei video hanno sotto tutti, tra virgolette, la stessa cosa, anche se poi vi menziono le cose più importanti per prime. Quindi io vi ringrazio ancora, e quindi da Alex e Anime dal Mondo è tutto. Ciao!